Definiti gli ultimi dettagli dell'accordo di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega, dopo diversi giorni di trattativa, questo venerdì Luigi Di Maio ha pubblicato sul blog dei 5 Stelle la versione definitiva del contratto, aprendo contemporaneamente le votazioni sulla piattaforma Rousseau. Nel fine settimana anche la Lega sottoporrà il programma al voto nei suoi gazebo. In politica estera viene ribadita la fedeltà alla NATO, ma allo stesso tempo viene chiesto l'annullamento immediato delle sanzioni per la Russia. Il contratto per il governo del cambiamento, stipulato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini a nome del Movimento 5 Stelle e della Lega, da un lato conferma l'appartenenza all'Alleanza Atlantica, con gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato. Dall'altro promette una apertura alla Russia, da percepirsi non come una minaccia, ma quale partner economico e commerciale, per cui è opportuno il ritiro delle sanzioni, da riabilitarsi come interlocutore strategico al fine della risoluzione delle crisi regionali e addirittura quale potenziale partner per la NATO. La formula non è nuova. Nel giugno 2016 il premier Renzi assicurava al presidente Putin che la guerra fredda è fuori dalla storia e che Europa e Russia devono essere ottimi vicini di casa. Un mese dopo, al summit di Varsavia, Renzi sottoscriveva il patto strategico UE-NATO contro la Russia. Come farà il nuovo governo a percepire la Russia non come una minaccia e ad agire di conseguenza, mentre resta nella NATO che, sotto il comando dell'alleato privilegiato, è militarmente sempre più impegnata contro la cosiddetta minaccia russa? Il nuovo governo, che intende rivalutare la nostra presenza nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo rilievo per l'interesse nazionale, ritirerà le truppe italiane schierate in Lettonia e cacciabombardieri italiani schierati in Estonia a ridosso del territorio russo, con la motivazione inventata dalla NATO di fronteggiare l'aggressione russa? Eurofighter italiani in Estonia a difesa dei cieli del Baltico. Ci troviamo in Estonia con la task force del 36° Stormo rischierata sull'aeroporto militare di Amari a circa 50 km da Tallinn. La task force air italiana è costituita da 4 velivoli Eurofighter. Governo impedirà che i comandi e le basi USA NATO in Italia, da Vicenza ad Aviano, da Napoli a Sigonella, vengano usati per operazioni militari contro la Russia? Il nuovo governo, anzitutto, rifiuterà le nuove bombe nucleari B-61-12 che gli USA si preparano a schierare in Italia contro la Russia
esponendo il nostro paese a crescenti pericoli quale base avanzata della strategia nucleare degli Stati Uniti? Rifiuterà di fornire al Pentagono, nel quadro della NATO, piloti e aerei per l'attacco nucleare? Il nuovo governo richiederà agli USA, in base al trattato di non proliferazione sinora violato, di rimuovere qualsiasi arma nucleare dal nostro territorio e aderirà al trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari, come si è impegnato a fare Luigi Di Maio, firmando l'ICAN Parliamentary Pledge. La decisione di non aderire al trattato ONU è stata presa prima che nel Parlamento italiano, nel Consiglio Nord Atlantico, in cui secondo le norme NATO non vi è votazione né decisione a maggioranza, ma le decisioni vengono prese all'unanimità e di comune accordo, ossia d'accordo con gli Stati Uniti d'America, cui spettano per diritto la carica di comandante supremo alleato in Europa e gli altri comandi chiave. Rispetto all'industria militare, il contratto ritiene imprescindibile la sua tutela, con particolare riguardo al finanziamento della ricerca per la progettazione e costruzione di navi, aeromobili e sistemistica high-tech. Che cosa c'è di nuovo nel programma del governo del cambiamento rispetto al libro bianco per la difesa istituzionalizzato dal governo Gentiloni, che definisce l'industria militare pilastro del sistema paese? Il nuovo governo interromperà o proseguirà la partecipazione al programma del caccia USA F-35, che impegna l'Italia ad acquistarne 90 con una spesa di 13-16 miliardi di euro? E rispetto alla spesa militare, il nuovo governo rifiuterà di aumentarla o manterrà l'impegno assunto dai precedenti governi con gli USA e la NATO di portarla dagli attuali circa 70 milioni di euro al giorno a circa 100 milioni di euro al giorno? Spesa inevitabile se si vuole mantenere gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato. L'Italia adesso è il contributore al secondo posto per quanto riguarda il conflitto dell'Iraq, dell'Afghanistan, e vorrei anche ringraziarla, Presidente, per la sua leadership nel cercare di ottenere la stabilizzazione nella Libia. E poi, come lei sa, Presidente, noi abbiamo più di 30.000 truppe americane, famiglie e personale che sono di stanza nel suo paese. E come noi riaffermiamo il nostro supporto per queste istituzioni storiche, dobbiamo anche riaffermare l'esigenza che ognuno paghi la propria quota e il proprio costo equo per la difesa. Gli obiettivi individuati nel 2014 di impegni sulle spese militari, il contributo che ciascun Paese deve dare alla sicurezza collettiva, e noi siamo orgogliosi del nostro contributo. Sono molto soddisfatto per questa missione. Abbiamo avuto un lungo colloquio col Dipartimento di Stato sui temi della NATO, dell'Unione Europea, sui temi dell'Alleanza Occidentale, e devo dire che il Dipartimento di Stato ha espresso apprezzamento per quelle che sono le posizioni del Movimento 5 Stelle. L'Italia è alleata degli Stati Uniti, poi abbiamo parlato della NATO dicendo chiaramente che noi vogliamo restare nella NATO.